Questo video è sponsorizzato da CardRaider. Clicca sul link che troverai nel testo di questo video e avrai diritto a un bonus di benvenuto di €2 spendibile sul loro marketplace. Inoltre, grazie al nuovo sponsor Fantasia Store, con il nostro codice sconto SEA5 avrai diritto al 5% di sconto per i tuoi acquisti su tutti i prodotti non scontati presenti sul loro sito. Eccoci qui, cari naviganti, per proporvi un priver dedicato al Centurion, come sempre alla ricerca di archetipi particolari, sfruttando il risultato di un deck build, Francesco Donega, che è riuscito a stupire tutti i suoi avversari con una build inedita e vincente. Lo stupore per il suo risultato arriva già con il color pie usato per l'occasione, il bianco, che certo non brilla solitamente nei formati a 100 carte, ma che in quest'ultimo periodo sta lentamente risalendo la china del power level con diverse novità interessanti. Di certo non è nuova questa leggendaria, anzi, eppure grazie a diverse novità e un approccio al gameplay molto spinto, è riuscita a portare alla vittoria il suo pilota, a dispetto dei luoghi comuni verso questo colore specifico e in generale ai mazzi monocolor. Questa volta vi parleremo di SRAM, Signore di Feser. Nonostante siamo di fronte a una creatura semplice, con un rune incerto non in linea con le leggendarie più recenti, nella sua normalità, con l'opportuna accortezza nel deck building, possiamo arrivare a realizzare un archetipo più che valido, ma andiamo con ordine descrivendo le sue caratteristiche. Con 2 mana, uno generico e uno bianco, abbiamo un consigliere nano con forza 2 e costituzione 2 e un'unica abilità, molto potente se ben supportata dal resto della lista. La sua abilità recita, ogni qualvolta lancia una magia aura, equipaggiamento o veicolo, pesca una carta. Come spesso accade, semplicità non è sinonimo di scarso potenziale e riuscire a pescare una nuova carta con il cast di un'aura, un equipaggiamento o un veicolo non è certo cosa da poco, soprattutto in questo momento storico in cui queste tipologie di permanenti hanno ricevuto diverse aggiunte. In particolare su questi ultimi, assimilabili a un'altra grande categoria di carte, gli artefatti, sempre meglio supportate anche dal bianco, che muoveremo la nostra lista andando a valorizzare al massimo il nostro consigliere nano. Non c'è quindi da stupirci che il nostro SRAM, Signore di Feser, riesca a dire la sua nei tavoli del formato, anche senza un ruling particolarmente ricco, ma alla fine basta veramente poco per fare la differenza se sappiamo innovare e reinventare ciò che abbiamo a disposizione. Con l'unico vantaggio offerto da SRAM Signore di Feser, uno potrebbe a prima vista credere di non avere particolari bonus, ma con un accorto deck building potremo fare veramente molto con questo generale in campo, se sapremo scegliere le carte giuste tra le 99. Ad esempio, sul fronte degli equipaggiamenti, con Accorder Shield, Bone Saw, Catras Shield, Kite Shield, Paradise Mantle e Spixie Net, abbiamo un primo pacchetto di carte che entra senza spendere mana, dandoci modo di pescare al volo nuove carte senza sforzo. Tra questi permanenti possiamo poi annoverare carte di peso come Colossus Hammer, Commander's Plate, Strength Testing Hammer, che possono facilmente trasformare il generale in uno schiacciasassi, convertendo in fretta la nostra fase Acon in qualcosa di letale. Per reggere gli archetipi più veloci, con scelte come Shadow Spear e Umezawa Jitte, avremo modo di rimpinguare i nostri punti vita, oltre ad avere comunque dei pezzi che possono svolgere anche altri compiti, preziosi in determinate situazioni. Alcune di queste opzioni hanno però un costo di equipaggiamento elevato, ma grazie ad alcune scelte, tra Arden, Intrepid Archaeologist, Armored Automaton, Kemba, K-Enduring e Pure Steel Paladin, potremo azzerarne il vincolo, dandoci modo di essere subito efficaci per attacchi mortali al nostro avversario. Anche degli equipaggiamenti come Hammer of Nazar, Maul of Skyclaves o Nagajira e Sigil of Distinction riescono a cortocircuitare questo vincolo, così da rendere il generale o un'altra nostra creatura un combattente di prim'ordine, incrementando anche di molto le sue statistiche. Abbiamo poi 2 ulteriori scelte, Sigarda's Aid, che ci dà anche modo di avere lampo ai nostri pezzi, e Sparring Statuary, per ridurre drasticamente o azzerare alcuni dei costi e dei vincoli di questa strategia, che così risulta decisamente più efficace. Ci sono poi un paio di creature, Danita Kapashen, Paragon e Core the Waste, che si uniscono a vantaggi indotti sugli equipaggiamenti e a keyword che le rendono perfette per saltare in fretta i punti vita del nemico, così da rendere le combat un vero incubo per l'avversario. Tra le varie opzioni annoveriamo anche Lion Sash e Nether Skill, che sono sia equipaggiamenti che creature, risultando sin da subito efficace anche se il campo di battaglia fosse stato irrimediabilmente ripulito, così da avere ancora una chance di vittoria in situazioni estreme. Abbiamo anche la fortuna di avere un colore, il bianco, ricco di tutori per queste particolari permanenti, a partire da Oswald Fieldenbender e Stones for Mystic, ormai pezzi irrinunciabili se si punta a questo tipo di carte tra le 99. Allora abbineremo alcune magie, Enlightened Tutor, Open the Armory e Stealth Shipper's Gift, per essere certi di trovare i pezzi giusti per il contesto del momento, così da agguantare la vittoria in poche semplici mosse. In caso di rimozioni specifiche, potremo sempre fare affidamento su Severin Reclamation e Tesher Unchancellor Apostle, per riprendere in mano o rimettere direttamente in campo uno dei nostri equipaggiamenti o una creatura, nel caso fossimo sprovvisti di un attaccante.
Per tutelare il board, in particolare i nostri bittanti, o per renderli evasivi, ci doteremo del meglio che il nostro colore offre, tra Benevolent Bodyguard, Giver on Runes, Mother on Runes, Skelv Defector's Might e Flickering Wand, non disdegnando alcune di queste scelte anche come picchiatori di eccezione, opportunamente equipaggiati. Ci sono poi alcune carte di supporto tra Blacksmith Skill e Swiftfoot Boots tra gli equipaggiamenti e Age Champion come creatura che possono aiutarci a venire fuori da situazioni scomode o da avversari particolarmente accaniti verso il nostro board. Infine, come ciliegina per rendere il nostro bittante preferito impenetrabile, avremo un kit di spade ormai iconico nel formato, tra Sword of Fist and Famine, Sword on Fire and Ice, Sword on Forge and Frontier e Sword on Sinew and Steel, insomma il meglio per evitare qualunque problema da determinati colori. Il nostro generale attiva il suo effetto anche con i veicoli e alcuni di loro, Clown Car, Smuggler Copter e un Licensed Earth, possono risultare interessanti se vogliamo spingere sui danni ma anche ottenere qualche vantaggio correlato alla loro azione. Di certo useremo il meglio tra le terre animabili, tra Bigmod Nexus, Igmod Nexus, Mishra's Factory, Mishra's Foundry e Mutavolt, sia perché possono sgusciare inaspettate se l'avversario non ha rimozioni in mano, sia per accrescere la pressione in campo, facendoci vincere dal nulla. Come ultima chicca inseriamo un copy effect specifico per gli equipaggiamenti, Masterwork of Ingenuity, che in alcuni casi potrebbe risultare decisivo, raddoppiando la potenza di fuoco in campo tra lo stupore del nemico di turno. Nonostante il piano concepito attorno a SRAM Senior Diffuser sia semplice e lineare, non possiamo pensare unicamente al nostro game plan sperando di vincere. Dobbiamo anche interdire il gioco del nemico, altrimenti rischiamo di venire surclassati dalle sue strategie. Per muoverci rapidi, nonostante i molti trucchi a disposizione e una curva mana ridotta all'osso, avremo qualche elemento per aumentare il mana, tra Mox Amber, Mox Opal e Springly Drum, con la comodità di non costare a loro volta molto mana, per un'azione veloce in qualsiasi momento della partita. Per migliorare la stabilità del nostro gameplay con Carnage of Urza, per una buona card selection, abbinato a Esper Sentinel e Skullcran per nuove carte in mano, faremo il possibile per avere sempre qualche pezzo in più da proporre, per tenere alta la pressione sui punti vita del nemico. Avremo a disposizione anche qualche rimozione tra Dispatch, Fragmentize, March of a World Delight e Sword to Plusher, utili soprattutto a far sparire dal campo di gioco qualche parante scomodo che potrebbe rallentare troppo la nostra fase di combattimento, unica via per le nostre vittorie. Anche con Portable All, Off in Ice, Ossification e Switch Reconfiguration cercheremo di spegnere i pezzi più problematici, scegliendo tra le opzioni che possono in qualche modo anche attivare il motore di vantaggio carte offerto dal comandante. E vista la propensione ad avvantaggiarsi degli artefatti con Defense Grid, Pidden Needle, Tangle Wire, Torpor Orb, andremo a utilizzare una serie di pali che possono rallentare alcuni avversari, dandoci modo di non ostacolare la nostra azione. Con una build fissata su un unico colore abbiamo modo di arricchire la mana base con qualche tech che può sostenere il nostro gameplan, con carte di pregio come Buried Ruin, Inventor Sphere e Urza Saga, perfette per il nostro gameplan a base equipaggiamenti. Fondamentale sarà Cavern of Soul per il cast sicuro del comandante, così come qualche elemento di disturbo per le terre del nemico, tra Rishar Port e Wasteland, per ostacolare gli avversari che necessitano di mana specifico in quantità. Chiudono questa sezione specifica delle tech interessanti, tra Mycosis Gardens per un copy effect estemporaneo sempre gradito e War Room per un ulteriore strumento per pescare nuove carte, per consolidare quello che già il comandante ci offre a profusione. Il percorso che ha portato Francesco Donegà a sviluppare una lista basata su SRAM Senior Diffuser parte da molto lontano, precisamente dal set Aether Revolt, primo che ha visto la comparsa di questa leggendaria tra i campi da gioco. Sin dall'inizio, con la presenza di molte staple nel bianco tra Pure Steel Paladin, Stormforge Mystic e Sigarda's Aid, c'erano tutte le premesse per un archetipo base equipaggiamenti, che ben sinergizzava con un generale in grado di darci molte carte in cambio alle nostre giocate. Man mano, con sempre più pezzi in grado di sinergizzare con questa strategia, l'archetipo si è potenziato fino alla forma attuale, riuscendo, nonostante il limite di un unico colore, a risultare comunque performante anche in un contesto complesso come quello del Centurion. Tutto questo con un approccio che ha permesso la costruzione di un archetipo con un budget relativamente contenuto, anche se ci sono alcune carte irrinunciabili che sono per fortuna poche e facilmente riutilizzabili anche in altri contesti. Insomma, a dispetto del singolo colore a disposizione, questo SRAM Senior Diffuser ha tutto il necessario per restare al passo con il meta attuale e persino evolvere, grazie alle tante staple che la casa madre sta sfornando set dopo set per impolpare le sinergie di questa build. Dopo la lunga esperienza accumulata da Francesco Donegà attorno a questo SRAM Senior Diffuser, il nostro deck builder è giunto alla conclusione che questo archetipo è lineare e semplice solo in apparenza, nascondendo diversi piani di gioco e approcci variegati. Ci sono però alcuni consigli utili da tenere presente per la buona riuscita del match, a partire dal valorizzare al massimo ogni carta, soprattutto quello a 0 mana, in grado di farci pescare nuove carte con il comandante, o che sono vantaggiose per gli altri effetti presenti nel mazzo a tema artefatti. Per una partenza ottimale è sempre bene avere 2 terre e un drop a 1 per riempire bene la curva prima dell'arrivo del generale. Il resto risulterà persino superfluo se riusciremo a incastrare i primi turni rapidamente.
Basterà infatti un equipaggiamento di peso come Colossus Hammer per spostare sin da subito gli equilibri della partita, considerando che abbiamo un ottimo comparto tutori per trovare gli elementi necessari per ribaltare anche matchup complicati. Anche un Inkmoth Nexus equipaggiato dovere può trasformare una sconfitta annunciata in una clamorosa vittoria, quindi non si deve mai gettare la spugna con questo mazzo, perché una carta al volo può veramente cambiare le sorti della partita. Grazie ai consigli del nostro The Builder proviamo ora a comprendere con questa lista, basata su SRAM, Signore di Fisser, si posiziona nel metacenturion rispetto a diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. Verso gli aggro deck affrontiamo un contesto positivo, sia per la nostra capacità di proporre in fretta abitanti ingrossati, sia elementi in grado di aumentare i nostri punti vita, dandoci il tempo necessario per sovrastarli in risorse e minacce. Verso il tempo deck possiamo tenere testa a questi avversari vista l'aggressività che riusciamo a mettere in campo anche in fretta, superando i loro abitanti spesso non all'altezza delle nostre minacce tra costrutti, equipaggiamenti e sconti vari, con diversi angoli d'attacco. Verso il combo deck siamo in equilibrio, tra chi riesce per primo a imporre il proprio gioco, visto che non abbiamo tanti modi per interagire con certe strategie, ma abbiamo dalla nostra un motore di vantaggio e di danni nella zona di comando funzionale abbastanza rapido. Verso il control deck ci troviamo nel contesto peggiore, in particolare se il nemico ha modo con poche carte di ottenere un enorme vantaggio di risorse, schiacciandoci in un angolo dove difficilmente avremo modo di sviluppare il nostro game plan. Come accennato in precedenza, il nostro Francesco Donega per questo SRAM Signore di Fisser ha limato nel tempo questa lista, approfittando dei tanti pezzi nuovi comparsi tra i vari set, che hanno permesso di variare, potenziando anche di molto questa lista fino all'assetto attuale. Carte come Balan, Wandering Knight, Leonin Sicari, Mystic Forge e Path to Exile sono alla fine risultate meno efficaci rispetto al passato, vista la mole di carte nuove che man mano ne hanno preso il posto, offrendo di più, spesso anche con meno mana. Una carta spesso in forse che entra e esce dalla lista per fare posto ad altro è l'Entax, che è buona per schemare il mazzo dalle terre base, ma alla fine impatta poco per l'economia aggressiva del mazzo e al momento è tornata nel raccoglitore in attesa di tempi migliori. Il fatto è che ad ogni set, pensiamo ad esempio a Infinity con Clown Khan e Straight Testing Hammer, sopraggiungono nuove carte che si adattano al piano equipaggiamenti e artefatti che il nostro generale propone, dandoci modo di evolvere sempre al meglio questa lista. Eccoci giunti alla conclusione di questa analisi che grazie a Francesco Donega ci ha permesso di esaminare un generale insolito, fuori dai radar, ma non per questo funzionale in grado di tenere testa alle complessità del formato. Se volete un archetipo semplice nel concept ma mai statico, visto il periodo florido che sta vivendo il bianco, questo SRAM Signore di Fisser potrebbe farlo a caso vostro per entrare nel formato con un archetipo valido, anche con un budget relativamente contenuto. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite anche il canale su YouTube Centurion TV. Il link è presente in fondo a questo video dove troverete matchup, guida alle build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Scene.